Allora, vogliamo risolvere questo esercizio e innanzitutto dobbiamo andare a fare una conversione di quelli che sono i numeri decimali periodici. Innanzitutto 0,3 sappiamo che corrisponde a che cosa? Corrisponde praticamente a un terzo, quindi equivale a fare 3 fratto 9 e quindi io quando vado a semplificare ottengo effettivamente un terzo. Lo stesso identico discorso si va ad applicare per questo 0,6 che diventerà 6 fratto 9 e allora quando vado a semplificarlo semplifico il 6 con il 9 dividendo per 3 ed esce 2 terzi. Quindi questo è l'unico accorgimento importante che dobbiamo avere. Poi per quanto riguarda lo 0,2 anche questo diventa praticamente 2 fratto 10 che si semplifica subito in un quinto. Altre frazioni in realtà ci sono e sono date da queste potenze negative. Ad esempio un nono vuol dire letteralmente 1 fratto 9. Perché? Perché andiamo a ricordare questa regola delle potenze che mi dice che quando io ho a elevato alla meno n, quindi quando ho una potenza negativa, equivale a fare 1 fratto a elevato a quella potenza. Ossia io sto andando a ribaltare la mia frazione e a conservare lo stesso esponente. Quindi questi sono tutti gli accorgimenti che dobbiamo avere. Adesso possiamo iniziare a fare l'esercizio. Quindi avrò un mezzo meno un terzo meno 1 tutto elevato alla meno 1. Questa cosa qui deve andare a moltiplicare x quadro y. Allora a questo punto a me piace risolvere le cose in questo modo. Sono andato, diciamo, a crearmi un primo blocco. Quindi io vado a risolvermi prima questa espressione qua. Poi avrò in realtà un altro blocco che sarà dato da questa espressione qui, poi un altro che sarà dato da questa, un altro che sarà dato da questa e un altro che sarà dato da questa. Quindi se io procedo pezzo dopo pezzo riuscirò a conquistare, diciamo, tra virgolette, l'esercizio. Questa è una strategia che si chiama divide et impera, dividi e conquista, come facevano i romani. Quindi andiamo a risolvere questo pezzettino. Quindi non vado a copiarmi ogni volta tutta l'espressione per portarmi dietro un casino di testo, no. Risolvo pezzo dopo pezzo. Quindi per quanto riguarda questo pezzo devo andare a fare il cosiddetto minimo comune multiplo, che di 2 e 3 sarà appunto 6, quindi qui divido tutto per 6 e poi dovrò andare a fare il prodotto incrociato, 3 per 1 3, 2 per meno 1 fa meno 2. Poi che cosa succede a questo meno 1? Beh, siccome non c'è nessun numero sotto di lui, va moltiplicato interamente per 6. Quindi avrò qui meno 6. Il tutto sarà elevato ancora alla meno 1. Quindi adesso devo fare 3 meno 2 che fa 1. 1 meno 6 che fa meno 5. Quindi in totale io qui ho meno 5 sesti. Adesso però qui vado ad applicare il discorso alla meno 1 e questo mi riconduce ad avere meno 6 quinti. E quindi in questo modo sono riuscito a trovarmi il risultato della mia prima espressione, che però adesso va accostata a tutta una serie di altri pezzi. Ad esempio qui andiamo a svolgere la 2, che sarebbe questa qui, e quindi che cosa c'ho? C'ho un mezzo più un quarto poi elevato alla meno 2. Andiamo a farlo. Un mezzo più un quarto, poi tutto elevato alla meno 2. Ovviamente ci saranno sempre x quadro e y quadro, che io qui non ho scritto perché, diciamo, è scontato che io sto lavorando con x quadro, y quadro adesso. Quindi qui ci sarà x ed y, come qui pure c'era x quadro, y quadro che non ho ricopiato, mi basta metterlo, diciamo, alla fine. Poi di questo terremo conto alla fine. Ora intanto andiamo a sistemare questi numeri che ci sono nelle parentesi, quindi qui il minimo comune multiplo sarà dato da 4, quindi tiro una linea, metto 4 e poi cerco di colmare
laddove manca il 4, ossia devo fare 4 diviso 2 per 1 e quindi avrò 2 più 1 così come sta. Quindi in pratica che cosa esce qui? Esce elevato alla meno 2, ossia 3 quarti, che cosa devo fare? Secondo quanto detto prima io devo rigirare la frazione innanzitutto e poi elevare tutto al quadrato. Quindi 4 al quadrato fa 16 e 3 al quadrato fa 9. In questo modo, quindi, sono andato a risolvere anche il secondo pezzo, che poi dovrò andare a sommarlo a questo primo pezzo. Per ora vediamo che più o meno ci siamo, più o meno siamo in linea con il risultato, perché nel risultato ritroviamo un x quadro y e un xy. Certo, poi mancano ancora tutte le varie somme che ci aiuteranno a determinare effettivamente il risultato. Ad esempio abbiamo ancora questo meno un nono xy che sta già risolto, io non devo farci null'altro, però lo vado un attimino a sistemare qui con le altre xy, quindi abbiamo detto meno un nono xy e qui sappiamo che abbiamo il nostro terzo risultato da andare poi a sommare a quell'altro. Rimane poi quest'altro pezzettino qua che è il quarto, che è praticamente un quinto x quadro y e quindi lo andiamo a mettere direttamente qua. Un quinto x quadro y. E abbiamo il nostro altro pezzetto. Rimane che cosa? Rimane l'ultimo che è praticamente un meno 2 terzi xy, quindi sta già risolto. Lo devo soltanto andare a trascrivere qua. Meno 2 terzi xy. Ok, quindi abbiamo finito tutto, abbiamo i nostri 5 blocchetti e adesso siamo pronti per poter dare finalmente il risultato. Perché li ho separati in questo modo? Perché se li teniamo mischiati è come voler sommare, che ne so, delle mele con delle pere, non si può fare, sono due oggetti distinti, perché i primi hanno x quadro y, i secondi hanno xy, quindi sono due oggetti completamente diversi, che adesso noi andiamo a sommare separatamente. Quindi se voglio sommare i primi due, quindi, che cosa troverò? Troverò meno 6 quinti più un quinto. Andiamo a scriverlo. Meno 6 quinti più un quinto. Ovviamente tutto sempre in x quadro y. Ma adesso io posso effettuare la somma perché hanno anche lo stesso minimo comune multiplo. Quindi in pratica che cosa avrò? Avrò meno 6 più 1. Ma meno 6 più 1 fa meno 5, quindi qua è come avere meno 5 quinti x quadro y. Vado a semplificare quindi il 5 con il 5 e la conclusione è che mi rimane meno x quadro y. Ma andiamo a vedere se questo meno x quadro y è nel nostro risultato. Sì, è nel nostro risultato, quindi questo pezzo, diciamo, sono riuscito a risolverlo, non devo più considerarlo. Vado a considerare invece l'altra somma degli altri tre pezzi rimasti. Quindi andiamo per gradi questa volta. Procediamo prima con unire questi due. Perché? Perché hanno lo stesso minimo comune multiplo, quindi io li posso sommare direttamente. Posso fare 16 noni meno un nono, che mi darà origine a che cosa? A 15 noni. E avendo 15 noni adesso posso semplificare perché entrambi i numeri si trovano nella tabellina del 3. Quindi questo diventa 5, questo diventa 3. Quindi ho 5 terzi che però è sempre un xy. A questo punto, avendo 5 terzi meno 2 terzi, posso unire le cose. Infatti, se andiamo a fare 5 terzi meno 2 terzi, che cosa succede? Che hanno lo stesso minimo comune multiplo, quindi posso fare 5 meno 2. 5 meno 2 fa 3, quindi otterrei 3 su 3. Da notare che c'è sempre xy, ma a questo punto il 3 si semplifica con il 3
e mi rimane xy. Quindi il risultato è xy meno x quadro y. Lo scrivo soltanto per completezza. Xy meno x quadro y. E quindi questa è stata la strategia. Se adesso riguardiamo l'esercizio dall'inizio alla fine, che cosa abbiamo fatto? Semplicemente ho diviso il mio problema a blocchi. Ho risolto il primo pezzo, ho risolto il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e dopo vado a ordinarli in modo da separare un tipo di oggetto da un altro tipo di oggetto. Cioè non vado a fare una macedonia di frutta, diciamo, no? Perché sarebbe come unire appunto delle mele con delle pere. Normalmente queste cose non si sommano tra di loro. E infatti non lo fanno fino alla fine. Alla fine otteniamo noi due oggetti separati, uno si chiama xy, l'altro x quadro y. Quindi sono andato ad unirmi le due cose simili tra di loro, che avevano come coefficiente, appunto, avevano come incognita di fianco x quadro y, e l'altro che ha invece di fianco xy. E quindi questo è tutto l'esercizio visto insieme. Abbiamo fatto tutti questi passaggi.